Oggi abbiamo un ospite speciale, Domingo è arrivato a Roma per provare un po' il calisthenics. No, No? in realtà ero venuto a Roma per farti provare a te il powerlifting. E io Poi tu mi hai erroneamente lo sfrutto per il calisthenics. Prima di iniziare vi ricordo che lui pure ha fatto dei contenuti su di me. Sì, è uscito oggi tra l'altro. Esatto. Il canale suo sta in descrizione, lo facciamo uscire anche Come qua. si chiama il mio canale? Domingo Vogliandri. Se volete andare sui miei siti troverete i programmi di calisthenics, quello in cui sono specializzato. E possiamo iniziare direttamente con un'isometria semplice alla sbarra che io chiamo tuck and sit. Praticamente una versione più facile della il sit. Tuck and sit, tipo Tuck tipo touch and go. Tuck and sit. Quindi te la mostro, non avrai problemi a farlo, so sicuro. Braccio teso, ti lasci andare, alzi le ginocchia e da qua fai questo. Boom. Com'è? Questo ci faccio gli addominali in palestra Ok, così. Però in isometria è già diverso, che se inizi a fare 30 secondi per serie. Vuoi che sto si fermo, sente. bloccato così? Esatto. L'esercizio è isometrico. Iniziamo un po' di attivazione core, easy. Adesso una variante un po' più complessa. Scendiamo, gamba tesa, punta tesa se riesci. Poi io riesco a stare Sali, fermo un fai la attimo stessa che identica dondolo cosa. troppo. Boom. Ehi, ottimo, perfetto. Isometria. Riusciamo a fare 8 secondi? Ci provo. Ok, vai. 1001, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 e 1800. Ok, dai, primo step andato. Sempre più difficile o tutte così sono? No, sono cose un po' diverse. Ora abbiamo iniziato un po' di core, poi facciamo isometria in trazione. Mi hai detto che qualche volta le trazioni fai, diciamo, le hai testate comunque in passato, quindi sei già in grado. Andiamo a fare una bella isometria, aumento altezza sbarra e tieni. Ok, dovrei riuscire a non avere problemi. Top, ecco, mantieni. Non ti appoggia col mento, non col mento. Ok, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Scendi piano. Un po' di fastidio a... qui per la perché- presa, no? Non sei magari Sì, no, abituato a stare ma in sto tirata. un po' infiammato ultimamente per il sedute che faccio in palestra. Adesso, trazioni. Andiamo a fare un 5-6 trazioni, fatte però bene. Trazioni al calisthenics le vedo in ottica potenziamento per poi poter passare alle skill più avanzate. Quindi l'importante è che superi col mento l'altezza Ok, della quindi sbarra. posso anche fare touch and go? Sì, sta accendendo. Perfetto. Quindi bravo, Per ti la stendi bene presa qua. c'è una soggettiva? Allora, io suggerisco aggancio soprattutto in ottica muscle up, perché poi quando andiamo a fare varianti più difficili con le transizioni è meglio avere sempre una presa sicura. Ottimo, bravo, ti stendi bene? Ok, perfetto. 12 trazioni, 15 le hai in tranquillità. Normale, non è che sono così scarso. Non allenando troppo la tirata perché magari te focalizzi su altri esercizi. C'è transfer su tutto, eh. Ok, allora, visto che c'è transfer su tutto, passiamo a una variante un po' più complessa, anzi la variante più semplice di una skill un po' più complessa, front lever. Ci appendiamo alla sbarra, braccio teso, attivi il dorso, ginocchia verso il petto in modo che comunque gran parte del tuo peso che ricade sulla coscia verrà un po' neutralizzato e cerchiamo di fare un'isometria. Ok, devo cercare di bilanciare tutto. Mentre sali con il bacino ti sbilanci verso dietro, porti il polso quasi al livello del bacino. Ottimo, perfetto. Adesso, se te la senti, puoi allontanare poco le ginocchia. 90 gradi, ancora. Ecco, tieni qua. Ok. Un po' a fatica, però Sì, addominali, ci si può lavorare. Ci sarebbero varianti un po' più difficili, te la senti? Magari facciamo una dinamica che io chiamo raise, quindi partiamo da appesi alla sbarra con una gamba distesa, vai un attimo quasi touch Con una and gamba go in distesa? front lever, una distesa e una raccolta. Vai un attimo in front lever attivando il dorso e poi Ok. scendi. Ok, ci si può lavorare così, vai. Anche meno isometrico, eh. Questa è già difficile. Questa se la fai un po' più dinamica si può lavorare, o magari con una piccola assistenza da un istruttore. Cioè, per bilanciare il carico, dici tu. Ok, gira, porta i piedi sotto. C'ha le gambe grosse, raga. Piano. Vai. Non avere paura. Te tengo io. Ancora. Giù. Ancora, ecco. Oh, giù? No, talloni. Eccolo. Torna giù. Culata. Guarda che secondo me è solo una questione di sicurezza. Non è andata malissimo. No, non è che- È un po' incerto. Sì, non mi trovo sottosopra, capito? Ma strano, eh? Sì. Stiamo prendendo le parallele per fare qualcosina di spinta adesso. Facciamo una variante un po' più difficile del tuck e il sit che abbiamo fatto prima alla sbarra. È lo stesso identico esercizio, ma siamo in spinta. L'obiettivo è stare a braccio teso e mantenere sempre l'isometria. Quindi da qua facciamo questo. Forse ho capito. Boom. Ti faccio fare prima questo, perché poi l'obiettivo finale dopo sarà questo.
C'è la sensazione di cadere all'indietro se ci si sbilancia troppo. Ok, questa è andata. Adesso recupera qualche secondo. Partiamo da Tipo così. come stavo prima con... Partiamo da così. Spalla perfettamente perpendicolare al polso e da qua facciamo questo. Boom. E tieni. Spingo un po' più indietro per bilanciarmi, quindi. Però non troppo perché se sbilanci indietro con la spalla rischi di cadere. Ok, top. 1, 2, 3, 4 e 5. Boom. E qui vediamo la stabilizzazione che a me mancava in panca ad alti chili. Tu ce l'hai in questo, perché giustamente sono stimoli un po' diversi. Sì, sì. Qua si lavora a braccio teso, poi tu hai comunque una massa importante sulla gamba. Io se fossi un allenatore di calisthenics non ti farei partire direttamente con questa isometria, ti farei partire con la gamba piegata per fare un po' più secondaggio. Però, buono. Provi a improvvisare una verticale con le parallele. Domingo Extreme che vuole provare una verticale senza... perché sai che con la parallela così ti viene da partire a braccio piegato, quindi dovresti partire a braccio teso e una volta che ti ci abitui è più semplice perché devi gestire solo questa Cioè, parte tu del dici, bacino. faccio solo Quindi devi questo? portare il bacino allo stesso livello della spalla. Partire così, braccio teso, alzi il bacino il più possibile, qua entra in gioco pure un po' di flessibilità e da qua fai questo. Ah, bella. Un po' più controllato. Facciamo questo, lo mettiamo qua. E Metti così di lato? c'hai i piedi allo stesso livello delle mani, Perfetto. quasi. E mettiamo pure un'altra cosa a livello mentale ti dà sicurezza. Questo serve solo in caso dovessi addobbarti. Ma se mi ribalto vado di testa all'inizio. Mettilo più vicino, mettilo più vicino. Più Che vicino? io faccio delle botte della Madonna, non è che giro, No, più che altro perché pesi, non quindi... so cadere. insomma, non so se ti riesco a tenere, se No, ti ma no, ma mi slanci. tieni una volta che sto dritto. Braccio teso, braccio teso. Beh, aspetta, mi devo buttare più indietro. Braccio teso, questo teso. Vai, eccolo, bravo. Cattivo, bello cattivo. Stringi addome, stringi i glutei. Top, easy. Ti stavo mettendo poco più in linea, però ovviamente non si lavora così a verticale, ci stanno un sacco di step. Poi ci vuole imparare una verticale solitamente. Guarda, se uno fa un buon lavoro a livello immagino, un muro prima. tecnico, esatto, a muro, con tutte le propedeutiche, qualche settimana, se la fai 2 o 3 volte a settimana... Mi ha detto che siccome ho l'omero corto sarei molto sbilanciato nel tenermi. Chi c'ha il braccio più lungo può dipende bilanciare. da quanta apertura c'hai a livello di mobilità proprio della spalla. Andiamo su una cosa un po' più tecnica. A spinta, quindi proprio il tuo campo e tu sei fortissimo in panca, però a braccio teso. Quindi andiamo a fare una planche lean. Da posizione di planca a braccio teso, stringendo addome e glutei, ci sbilanciamo in avanti il più possibile cercando di mantenere l'isometria e puntando il peso sul dorso del piede. Ovviamente più ti sbilanci più difficile. L'obiettivo sarebbe fare almeno 6-7 secondi. Stai bello protatto qui, ecco, bello in spinta così, perfetto. Stringi bene cifotico. l'addome, il gluteo. Da qua sbilanciati in avanti con la spalla, lo sentirai un sacco qui e un po' sul bicipite, se non sei abituato. Metti il peso del dorso del piede a terra. Così scarichi più avanti, lo senti? Non perdere qua la spinta. Ottimo. Questa è proprio la base della planche. Carica il meno possibile sul piede. Ti senti questa sensazione che cade in avanti? Vai, Ancora no. vai. Beh, quasi. Qua, esatto. Quello è il giusto compromesso. Più che altro lì- sento qua. Stavi tendendo tantissimo il braccio. E quello è un altro tipo di lavoro. È quello che noi calisthenici facciamo tantissimo in spinta, soprattutto chi fa skill. Se tu ci fai caso il bicipite del ginnasta, che è molto forte all'anello, sì. scarica Anche tutto la sul spalla, bicipite anche e la la spalla, e sono 2 gruppi muscolari che vengono sviluppati in maniera impressionante, ad alti livelli soprattutto. Facciamo un'ultima cosa. Planche lean, questo qui, push up. Quando senti difficoltà, scendi, mantenendo sempre lo stesso sbilanciamento e la stessa attivazione dei glutei e dell'addome. Vai. Ok, risali. Spingi. Oh, bello, protratto. Qua non perdere la spinta. Oh. Questo è tutto l'inverso del lavoro che fai in panca. Praticamente sta tutto in protrazione, noi lo chiamiamo hollow position. Quando c'è protrazione scapolare con retroversione del bacino. Si sente, eh? Sì, vabbè, devo fare il contrario praticamente. Perché io cerco di tutto fare l'inverso. questo invece. Questo Qual è già- il senso di stare in quella posizione invece di fare questa? Questo ti abitua soprattutto per i planche push-up. Quindi i planche push-up sono questi qua. Ovviamente in questo modo tu attivi più il dorso. Esatto. Se io stessi protratto, scaricherei. Diciamo, stando in retrazione scapolare rischi di farti male. Qui soprattutto la scapola non è protetta. Tipo io ho la scapola lata. Se io non sto troppo in protrazione, mi rilasso, fa questo movimento, e mi tende proprio a perdere. E quindi potrebbe portare problemi sia alla scapola che alla spalla. Sì, io sto così, no?
addotto. Io sono più forte così. Sei più forte perché Sì. è più semplice. Però l'obiettivo finale è quello di sollevare i piedi da terra stando in orizzontale. Aspetta, allora. E ti permette, una volta che tu stai in protrazione, il dorso ti dà stabilizzazione. Qual è il senso di farlo quell'altro modo? Non ho Perché capito. se tu stai in adduzione scapolare, quando vai a sollevare i piedi a terra fai questo. Ah, Vedi? tu dici Non per, esci. per far poi quello, giustamente. Capito? Ok, Perché io pensavo questi sono io non avevo movimenti capito, ok. di base che ti permetteranno piano piano poi di raggiungere i piegamenti Sì, in ho capito, orizzontale ho in capito. planche. Ovviamente se arrivi a fare la planche vuol dire che ci ha lavorato per mesi o addirittura qualcuno anche per anni e vuol dire che il corpo comunque si è condizionato in quella attivazione specifica, in quell'angolo specifico di lavoro. Poi questo è un complementare prettamente di forza che uso come lavoro muscolare, tra virgolette. Si può rendere anche più semplice sbilanciandosi di meno. Meno ti sbilanci più vai sul push-up classico. Qua più ti sbilanci e più simuli Però il peso della nel mio planche. caso dovrei avere delle leve più lunghe di braccia per bilanciare tutto il peso che ci ho sbilanciato. Ovviamente più massa hai, più ti devi sbilanciare avanti, però prettamente c'è bisogno proprio di tanta forza sulle spalle, che tu comunque hai. È un modo per diminuire questo sbilanciamento, quello di andare sulle dita. Infatti io quando sto a terra quasi sempre uso le dita, perché negli ultimi 6-7 anni non ho più allenato la plancia a terra, quindi per non avere troppi problemi sui polsi e per non dover sbilanciare troppo, vado sulle dita, allungo la leva del mio braccio, sono quei pochi centimetri che mi permettono di trovare una comodità durante l'isometria. Nonostante ovviamente sulle dita fai più fatica perché Posso sei molto dire da coach a coach che sei molto bravo a insegnare il calisthenics, pulito, sei una macchinetta. Ho avuto tanti che mi hanno dato 2 dritte, ma tra tutti quelli che ho visto sei più preparato. Sono contento, questo fa tanto piacere. La mia conoscenza comunque si è accumulata negli anni, facendo anche tanti workshop, tante classi. Quando io inizio a parlare di queste cose, ho talmente tante informazioni qua che inizio a parlare a manetta. Infatti sicuramente Però non la ti sei mai video si vedrà. impappinato, ti posso dire che sei stato perfetto. Finiamo con un po' di dip. Oh, perfetto. Ottima come Mi hanno esecuzione. insegnato a stare un po' basso con le spalle, bloccare Così, giusto- questo è il dip che io reputo calistenico. Cioè, stai un po' quasi in hollow position, ma ristringendo anche bene l'addome. Questo è easy work per uno che fa. Quanto fai di panca? Quanto è stato il massimale nella tua vita? Il picco che pensi di aver 190 raggiunto? ho fatto. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di una forza in spinta veramente esagerata. Ho fatto una Forza gara di assoluta. street lifting, ma senza mai aver fatto le dips come programmazione. Avevo fatto 80, ma mi sono fermato lì, non sapevo quanto Ok. fare. Prima delle dips che devi avere la cazzo di catena, agganci dischi, una rottura di No, coglioni. io infatti È per proprio quello una pure rottura non di ho balle. mai, tra virgolette, allenato zavorre, perché è più la scomodità di doverti sempre zavorrare, mettere le cose. Ci sono varianti che io reputo comunque quasi allenanti quanto Cioè tu dici fai un fermo magari più lungo, fai delle... Oppure magari faccio gli socinetti. handstand push up o magari gli handstand push up in super serie con dei dip liberi. Prima stanco proprio la spalla tanto negli handstand push up e poi passo a fare, che ne so, 10-15 dip. Ovviamente non è un lavoro specifico di forza, cioè se il tuo obiettivo è andare a fare i carichi immensi non lo ottieni così, però comunque c'è un giusto compromesso che ti permette di fare volume, ottenere una buona forza specifica e anche a livello ipertrofico se uno mangia bene, abbina una bella dieta c'è sempre comunque un riscontro decente. Quindi a corpo libero le dips e le trazioni si prestano bene come preparazione calisthenics? Dip e trazioni sì, è quello che io consiglio i primi mesi quando uno si approccia, per questo ti ho fatto queste cose che nonostante siano semplici, sono proprio la base e ti permettono poi di arrivare a fare Il problema di molti più calisthenici che ho importanti. notato è che tendono a essere tutti un po' cifotici, petto E piatto. questo perché tutte quelle planche, quelle cose stanno tutte in protrazione. Perché non aggiunge delle panche settimanali che ribilanciano tutto, no? Si può fare, però vabbè, tanti si allenano magari al parco, oppure tanti si allenano in palestre e non gli interessa fare panca in modo possono specifico, fare o magari panca, non hanno un coach adeguato che gli permetta comunque di essere seguiti in panca, perché comunque è un esercizio che va fatto a dovere. Io adesso infatti che ho provato qualcosa di panca lo inserirò probabilmente almeno una volta a settimana, proprio per evitare questa Infatti si vede che chiusura. tu cerchi proprio di tenerlo come se facessi una plancia, scarichi tutto sulla spalla, sul braccio, no? E se tu scaricassi sul dorso, questo braccio non tremerebbe più, perché tu stai tutto sulla panca, lo scarichi. E i punti carenti di calisthenics sono il petto e le gambe. E poi per il resto io penso che, ovviamente se uno non deve fare competizione in bodybuilding, tricipite, bicipite, deltoide anteriore e dorso sono i punti proprio forti del calisthenics. No, io sono contento. Potresti lavorare tranquillamente su queste basi e avere anche un progresso abbastanza veloce. Non è che uno deve passare sempre da solo calisthenics o c'è solo qualcuno al powerlifting. mondo che riesce a fare delle skills che sarebbero impossibili con gambe troppo grosse. Ginnasti. C'è un ginnasta, raga, Andrea Russo, l'avete visto? Andrea Russo è un ginnasta italiano molto forte, ha una bella gamba e ha un sacco di flessibilità e fa la croce, fa la plancia, fa il maltese. Sarebbe più semplice se io non avessi le gambe grosse, imparassi le skills e poi le ingrossassi dopo. Immagino che è il contrario, giusto?
Eh sì, che è un po' quello che vorrei fare io adesso. Cioè, iniziare a ingrossare un pochino la Ormai gamba per una cosa... L'abilità ce l'hai, l'abilità ce l'hai, quindi Sì. per te è più Sì, facile sicuramente mantenerla un come... pochino qualcosa calerà in determinati esercizi, perderai soprattutto un quelli po' più di estremi, tempi di però isometria. almeno uno è già abituato a fare quel tipo di isometria. Io so dell'idea che qualsiasi tipo di lavoro, se fatto a dovere, con un po' di pazienza si può raggiungere. Ti dico, gli esercizi che mi sono piaciuti di più oggi sono stati tutti quelli in isometria, tipo così, con le gambe magari tese, e quello lì alle parallele. Quelli secondo me sono la base, Tutti oltre... quelli che sto così non li vedo tanto, troppo di nicchia per me, per i miei Sì, gusti. no, infatti te ne ho messi giusto un paio proprio per vedere com'era la tua sensazione. Diciamo, questi sono stati gli esercizi che secondo me sono la base del calisthenics. Comunque io penso che qualsiasi atleta con la maiuscola che abbia fatto competizione ad alto livello, soprattutto se parli di forza, può rendere bene un po' in tutti gli altri ambiti. Powerlifting, crossfit, calisthenics, magari anche bodybuilding in ottica ipertrofica. Se uno ha la mentalità d'atleta, nel giro di qualche anno, con un po' di pazienza, può arrivare a fare un po' di tutto. Grazie a Domingo, Grazie a te. che è venuto fino a qui, e siamo stati 6 ore qua, sono 6 ore che siamo in questa Sono palestra. le 8. Siamo arrivati qua che erano le Sì, vabbè, ma 14. il tempo passa, non si fanno i contenuti. Abbiamo fatto un sacco di contenuti. Ricordo di andare sui miei siti per i miei programmi di calisthenics. Sono basi che possono fare un po' tutti. Praticamente sono un po' quasi questi esercizietti qua. Sono proprio per dare il via a chi vuole iniziare o per chi vuole migliorare un po' i propri programmi. Grazie Domingo. Grazie a te. Ah, strette mano, più serio, più professional.